Ogni immagine, quadro, statua, foto che sia, cerca di raccontare una storia. Questo è Stay, un podcast in pillole sugli U2. A volte quella storia è chiara, altre volte invece nasconde segreti o significati nascosti. Per questa ragione, per esempio, si specula tanto sui dipinti di Leonardo. A volte quella storia è semplice, dritta, senza troppi fronzoli, ma racconta tanto, proprio tanto. Come la foto di Kevin Carter che vinse il premio Pulitzer nel 1994. Ma ce ne sono ancora altre che nella loro semplicità non vogliono raccontare null'altro che un sentimento, uno stato d'animo o una conquista personale. Davanti alle immagini, che siano fotografate, dipinte, scolpite, tanti scrittori prendono ispirazione e cercano di trasformare in parola quello che vedono. Trasformano in azione ciò che per natura è statico. C'è chi lo fa in maniera tecnica per spiegare l'evoluzione dell'autore e il perché deve essere considerato importante. Ma c'è anche chi usa una descrizione in maniera poetica per invitare i propri lettori a non fermarsi all'apparenza, ma a cercare le ragioni profonde e personali che hanno generato quello che stai guardando. Faccio una piccola digressione. Una di queste descrizioni che mi ha stupito e impressionato piacevolmente è quella che Alessandro Baricco fa delle ninfee di Monet all'interno del libro Siti. Infine, ci sono immagini che non sono mai state impressionate. Sono rimaste idee, parole, concetti che attraversavano la storia ed entravano nella memoria. Siamo alla preparazione del secondo album. Sono finiti gli anni del boom economico e sono finiti anche quelli dei Figli dei Fiori. È finita la primavera degli anni 60, nei quali tutto sembrava possibile perché avevamo nuove possibilità. Ed era finita anche l'estate delle grandi rivoluzioni culturali. Si entrava in un tempo di mestizia e di confusione. Tutto era stato provato e consumato e sembrava non restasse più niente. Anche loro quattro avevano vissuto il successo di Bowie, la tournée internazionale, ma cosa rimaneva? Come si poteva costruire qualcosa di nuovo e di buono? In una canzone molto più recente, Caparezza nel ritornello ripete: il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista. Beh, loro, in quel momento, era proprio a quello che avrebbero voluto puntare, al secondo album. Ma erano in confusione. Complice anche il fatto che a Bono era stato rubato il taccuino su cui appuntava tutte le idee, tutte le suggestioni. Mancava tutto. Dovevano improvvisare. Tutti e quattro dovevano improvvisare. Ed è lì che è nata questa immagine. Ad ottobre gli alberi sono spogli dei propri colori e alla stessa maniera quel periodo è confusamente vuoto. Ma ottobre finirà. E così anche la canzone, iniziata con una musica malinconica e che si trasforma in poche note in una musica arrabbiata, si conclude con poche intonazioni alte che danno spazio alla speranza di ciò che succederà. Stay, ogni domenica alle 13